Gelato bigusto racchiuso in un croccante biscotto e una deliziosa glassa al cioccolato. Ecco la mia ricetta. Per preparare i nostri gelatini bigusto devo avere una teglia e una sagoma, questa è una sagoma da 20 x 24 cm molto fredda. Disponiamo i biscotti uno vicino all'altro, ma lasciamo qualche millimetro di spazio tra uno e l'altro. Non appiccichiamoli completamente. E come abbiamo detto devono formare proprio un letto, ricoprire quindi l'intera superficie. Perfetto, e adesso porto il tutto in frigorifero. Ora ci dedichiamo alla preparazione della prima crema, una delle due, quella più chiara, quindi quella bianca, perché la seconda sarà al cioccolato, e quindi mettiamo dentro la planetaria munita di frusta a filo il mascarpone e lo zucchero a velo. Ora azioniamo lentamente la planetaria e formiamo una crema, dopodiché aggiungerò la vaniglia, in questo caso è un estratto di vaniglia, ma voi potete usare anche i semini interni di una bacca, la panna e la gelatina alimentare che è stata sciolta in 5 volte il suo peso in acqua, dopodiché una volta che si sarà ammorbidita potete metterla per 10-20 secondi nel microonde a 600 watt, mi raccomando, e si scioglierà completamente. Riportiamo un po' il composto verso il centro della planetaria e continuiamo. E il nostro composto è pronto. Vado a prendere lo stampo. E quindi versiamo tutta la base bianca sul primo strato di biscotti. Come potete vedere, ho messo tutto intorno al mio stampo una striscia di acetato, questo mi servirà ad estrarre bene i biscotti. Se non avete dell'acetato potete utilizzare delle strisce di carta forno. Una volta livellata la crema bianca, mettiamo tutto quanto in freezer per almeno mezz'ora. Come abbiamo fatto prima facciamo anche questa crema, solo che questa crema, come vi ho detto, ha anche il cioccolato fondente, io l'ho già fuso. Qui abbiamo del mascarpone misto a zucchero a velo, esattamente come abbiamo fatto prima, e adesso mettiamo la dose di panna all'interno del cioccolato, però la panna in questo caso deve essere tiepida, non fredda, altrimenti il cioccolato fondente si indurirà. Sciogliamo bene la panna dentro al cioccolato, li emulsioniamo. Quindi uniamo il cioccolato e panna nel mascarpone. E uniamo anche la gelatina alimentare, sempre disciolta in 5 volte il peso in acqua. Se il cioccolato si dovesse indurire troppo, usiamo il microonde, oppure se volete un bagnomaria, giusto per fare scaldare un pochino il composto. E ora vado a prendere la base in freezer. Ora la nostra base, quella bianca, si è indurita, quindi possiamo metterci sopra quella al cioccolato. Livelliamola per bene. E ora, esattamente come abbiamo fatto prima, posizioniamo sopra la crema i nostri biscotti. Ricordiamoci di lasciare sempre qualche millimetro tra l'uno e l'altro. Perfetto, adesso portiamo tutto in freezer di nuovo per almeno un'ora, un'ora e mezza, finché tutto sarà bello indurito. Ora prepariamo la glassa pinguino, che è una glassa molto sottile che va a rivestire tutte le cose fredde, diciamo i semifreddi, i gelati, tutto quello che è in freezer. Rimane molto sottile a differenza del cioccolato quando viene fuso. Ci sono degli ingredienti particolari come il burro di cacao, che sembra del cioccolato bianco ma in realtà non lo è.
Se non trovate il burro di cacao potete fare una glassa diciamo semplice col cioccolato fondente, ma vi rimarrà un pochino più spessa rispetto alla glassa pinguino. Allora, qui ho del cioccolato fondente fuso, ci aggiungo il burro di cacao fuso, diventa così dalla pastiglia che avete visto. Cominciamo a mischiare e aggiungo anche un po' di olio di semi. Mischiamo bene tutto con una frusta e la nostra glassa pinguino è pronta, ma per renderla ancora più golosa aggiungiamo anche della granella di nocciole. Questa glassa quindi servirà a ricoprire metà del nostro gelatino. Per essere in temperatura, quindi la temperatura giusta dovrebbe arrivare dai 35 ai 36 gradi. Se non avete un termometro, toccatevi il polso, noi abbiamo una temperatura di 37 gradi. Quindi la glassa è pronta, la lascio da parte e vado a prendere quindi i nostri gelati o quello che diventeranno i nostri gelati. Ecco qua, ora estraiamo la nostra sagoma, eliminiamo l'acetato e adesso con un coltello iniziamo a tagliare esattamente tra i biscotti. Se doveste trovarlo leggermente duro, lasciatelo riposare magari una decina di minuti e poi una volta ricavata la prima fila tagliamo tra i biscotti. Ecco come si presenteranno i nostri gelatini. Qui abbiamo la glassa a temperatura, mischiamola sempre prima di intingerli, mi raccomando. Li andiamo a intingere per metà in questo modo. Facciamo colare un po' la glassa e siccome tutto il gelato è molto freddo si dovrebbe indurire velocemente. Quando smetterà di colare possiamo metterli su un vassoio con la carta forno. E continuiamo così con tutti gli altri. Ecco i miei gelatini. Ricordatevi che questi gelatini possono essere anche tenuti in frigorifero. Magari se non li mangiate subito, teneteli nel freezer. Nel momento in cui volete consumarli, potete tirarli fuori, metterli in frigo e lasciarli ammorbidire. Non si scioglieranno perché contengono gelatina. Questi li lascio per la redazione, ma con questi vado a fare una bella foto.